Daran era seduto sul divano, osservando silenziosamente mentre lei si truccava per prepararsi a una festa a cui i suoi colleghi l'avevano invitata. La stanza era silenziosa, tranne che per il pesante sospiro di Daran. «Stai davvero andando?» chiese Daran, la sua voce stanca e piena di tristezza. Alwan lo guardò attraverso lo specchio, i suoi occhi mostravano un po' di incertezza. «È solo una festa aziendale, Daran. Tornerò presto, non preoccuparti». Daran si alzò e si avvicinò a lei, la tristezza e il dubbio chiaramente visibili sul suo volto. «Ultimamente esci molto, sei stata lontana da casa spesso. Non è un po' troppo?» Ellen si fermò per un momento, sospirò e distolse lo sguardo da Daran. «Ne parleremo più tardi, va bene? Devo andare ora, tutti mi stanno aspettando». La determinazione nella sua voce fece sentire a Daran il cuore stringersi. Non poteva più trattenersi, la sua voce era piena di dolore. «Ellen, stai davvero preferendo le feste e i tuoi colleghi al nostro matrimonio?» Alwan rimase ferma per un momento. Le parole di Daran la fecero vacillare, ma non si voltò a guardarlo. «È solo una festa, Daran. Devo uscire. Ne parleremo dopo». Prese la sua borsa e uscì, lasciando Daran solo in una casa silenziosa e vuota. Daran si sedette sul divano. Un sentimento di preoccupazione e dubbio tormentava costantemente la sua mente. L'immagine di Aluan che usciva di casa senza voltarsi lo rendeva ancora più inquieto. Non poteva lasciare che questa serata passasse, doveva conoscere la verità. Prese il telefono e chiamò Josh, un caro amico del college. Josh non era solo un amico, ma anche un investigatore privato professionista che aveva aiutato Daran in diverse situazioni difficili in passato. Dopo alcuni squilli, Josh rispose. Daran parlò, la sua voce tesa. «Daran, cosa c'è che non va?» chiese Josh, sembrando preoccupato. Daran prese un respiro profondo, cercando di rimanere calmo. «È Allen. Non ne sono sicuro, ma si comporta in modo davvero diverso ultimamente. È appena andata a una festa, ma ho una brutta sensazione. Penso che potrebbe tradirmi». Ci fu una pausa dall'altra parte della linea prima che Josh rispondesse, la sua voce più seria. «Vuoi che la segua?» «Sì, puoi iniziare subito?» chiese Daran, sentendosi disperato. «Ti pagherò quanto serve. Aiutami solo». «Non preoccuparti dei soldi, Daran. Mandami il suo indirizzo e una foto», rispose Josh. «La seguirò e ti farò sapere cosa trovo». Daran inviò rapidamente a Josh le informazioni. Il suo cuore era pieno di emozioni mentre si sedeva sulla sedia, incapace di smettere di guardare il telefono in attesa di aggiornamenti. Quella notte Daran giaceva a letto con gli occhi spalancati, fissando il soffitto. Erano già le 10 di sera, ma non riusciva a dormire. Il suo telefono era sul comodino e continuava a prenderlo in mano ogni pochi minuti, sperando in un messaggio da Josh. L'ansia era pesante, facendo sembrare ogni minuto un'ora. Finalmente, quando il telefono suonò, Daran sobbalzò, il cuore che batteva forte. Aprì il messaggio di Josh. «Non è andata alla festa come ha detto. Invece ha incontrato un uomo. Non sono andati al bar e invece si sono presi per mano e sono entrati in un vicolo». «Josh, non fermarti, continua a seguirli. Ho bisogno di sapere cosa stanno facendo», disse Daran. «Capito, ti riferirò appena avrò più informazioni», rispose Josh. Solo 20 minuti dopo, Daran ricevette un altro messaggio da Josh. La scena davanti ai suoi occhi lo fece congelare. Alon e lui si abbracciavano e hanno fatto l'amore proprio lì per strada. Alon si appoggiava a un bidone della spazzatura. Daran rimase immobile sulla sedia, gli occhi incollati allo schermo del telefono, dove le immagini dolorose erano chiaramente mostrate in ogni dettaglio. La scena era chiaramente mostrata attraverso le foto che Josh aveva inviato, facendo gelare Daran. Allen lo aveva tradito. Il suo cuore sembrava spezzato in piccoli pezzi. Il tradimento di Allen non era solo uno shock, ma anche un colpo devastante per lui. Daran sedeva nell'oscurità della stanza, gli occhi ancora fissi sullo schermo del telefono, ma la sua mente era andata alla deriva in un vuoto sconosciuto. Sapeva chiaramente che questo matrimonio non poteva continuare. Daran non poteva vivere un altro giorno con il tradimento e le bugie di Allen.
Il dolore nel suo cuore gli faceva venire voglia di urlare, ma rimase in silenzio, lasciando che le emozioni si accumulassero dentro di lui come una tempesta pronta a scoppiare. «Divorzio!» sussurrò a se stesso, come se la decisione fosse già stata presa. Non poteva perdonarla o continuare a fingere che tutto andasse bene. Daran iniziò a pianificare. Avrebbe incontrato un avvocato, preparato i documenti e posto fine al matrimonio. Nessun bisogno di grandi discussioni o scuse da parte di Allen. Per Daran il tradimento era sufficiente e voleva andare avanti con la sua vita senza di lei. Decise di non affrontare subito Allen. Non voleva avere una discussione inutile con qualcuno per cui aveva perso tutta la fiducia e l'amore. Invece avrebbe scelto di andarsene. La mattina seguente, Daran mostrava ancora un comportamento calmo, agendo come se tutto andasse bene. Non disse molto mentre Allen si preparava per il lavoro, né lei menzionò ciò che era successo la notte precedente. Sembrava che entrambi volessero evitare di affrontare la dura verità. Allen non sapeva che nel cuore di Daran tutto era finito da quando aveva ricevuto il messaggio di Josh. Mentre lei usciva dalla porta, Daran osservò silenziosamente la figura di Allen scomparire, il cuore pesante ma senza rimpianti. Lei aveva scelto la sua strada e ora Daran doveva scegliere la sua, una strada lontana da bugie e dolore. Dopo che Allen lasciò la casa, Daran iniziò a preparare le procedure necessarie per il divorzio e a fare le valigie con le cose necessarie. Mise alcuni vestiti e documenti importanti nella sua valigia. Quando fu pronto, se ne andò senza voltarsi indietro, il cuore pesante ma determinato. La prima cosa che Daran fece fu andare in banca. Entrò e prelevò tutto il denaro dal conto cointestato, decidendo di tenere tutto ciò che era suo diritto. Sapeva che Allen sarebbe rimasta nella casa, il luogo dove avevano vissuto insieme. Daran decise di andare in un posto dove Allen non potesse trovarlo. Daran affittò un piccolo appartamento in periferia, dove poteva nascondersi temporaneamente e ricominciare. Era un posto tranquillo, dove nessuno lo conosceva. Nel nuovo appartamento, Daran iniziò a implementare il prossimo passo del suo piano. Andò online, cercò un avvocato divorzista e organizzò un incontro. Sapeva che non sarebbe stato facile, ma sapeva che doveva lasciare il suo matrimonio pieno di bugie. Durante l'incontro con l'avvocato, Daran spiegò tutto, dal tradimento di Allen al fatto che non poteva più vivere in questa menzogna. L'avvocato ascoltò attentamente e lo guidò attraverso i passi che doveva compiere. Daran era determinato a porre fine al matrimonio, assicurandosi che tutti i documenti fossero in ordine. A casa l'atmosfera era diversa. Non c'erano più segni di Daran, nessun suono familiare o passi. Quando Allen tornò a casa, fu sorpresa di non vederlo e un senso di preoccupazione iniziò a insinuarsi. Camminò attraverso ogni stanza, dal soggiorno alla camera da letto, e si rese conto che le cose di Daran erano sparite. La sua valigia, i suoi vestiti, tutto mancava. Il suo cuore accelerò e le sue mani tremarono mentre capiva che qualcosa di terribile era successo. Allen non poteva negarlo. Daran se n'era andato, probabilmente per sempre. Timidamente prese il telefono e compose rapidamente il suo numero. Quando il segnale si collegò, cercò di controllare le sue emozioni, ma la sua voce era piena di preoccupazione e disperazione. «Daran, cosa hai fatto? Dove sei? Per favore, dimmi, ho fatto qualcosa di sbagliato?» «Daran, mi dispiace!» La sua voce tremava, soffocata dalle lacrime che sgorgavano inarrestabili. Cercò di rimanere calma, ma la paura prese il sopravvento. «Sai tutto, Allen», disse Daran, la voce bassa ma ferma. «Mi hai fatto del male e mi hai tradito con un altro uomo. Me l'hai nascosto per così tanto tempo e ora so tutto. Non posso più vivere con questo tradimento e queste bugie». Allen udì le parole di Daran come un coltello affilato che le trafiggeva il cuore. Tutto stava cadendo a pezzi davanti ai suoi occhi. Non riusciva a dire nulla, le lacrime che le scendevano sul viso. Ma Daran non aveva tempo per altre scuse. Aveva preso la sua decisione. «Mi dispiace, Allen. Il nostro matrimonio è finito», disse Daran, la voce triste ma ferma. Aveva già incontrato un avvocato e avviato il processo di divorzio. Quando Allen sentì questo, rimase congelata.
Il corpo si sentì freddo e per un momento fu come se il suo cuore si fosse fermato. «No, Daran», disse Allen tra i singhiozzi, la voce tremante e disperata. «Per favore, lasciami spiegare. Mi dispiace. Sono davvero dispiaciuta. Non lasciarmi. Torna da me». Allen implorò tra le lacrime, incapace di nascondere il dolore nel suo cuore. «Prometto che non lo farò mai più. Per favore, non arrenderti. Non lasciarmi», continuò, la voce che si spezzava tra i singhiozzi. «È troppo tardi, Al. Quelle parole non significano più nulla», disse Daran, la voce fredda ma piena di dolore. «Quando il processo sarà completato, firma i documenti del divorzio. Abbiamo finito». Con ciò, Daran riattaccò, lasciando Allen. Il telefono scivolò dalla sua mano mentre singhiozzi incontrollabili le riempivano la gola. Si accasciò sul pavimento, le lacrime che le scorrevano sul viso mentre tutto nella sua vita crollava davanti a lei. Era finita e sapeva di aver perso Daran per sempre. Non c'era modo di tornare indietro. La casa sembrava fredda e vuota, un riflesso della sua solitudine. Allen strinse le mani, il cuore pesante, rendendosi conto che non c'era possibilità di riparare o salvare la relazione. Tutto era distrutto e il suo tradimento aveva distrutto tutto ciò che avevano costruito insieme. E così le verità nascoste sono venute a galla, cambiando per sempre le vite dei nostri protagonisti. Vi siete mai trovati di fronte a una confessione che ha sconvolto la vostra vita? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere altre storie sorprendenti come questa.